Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Benvenuto su Italiano Tales. Ciao amico mio. Bentornato a questa nuova lezione. Oggi praticheremo qualcosa di molto utile. Impareremo a parlare italiano usando parole semplici. Non hai bisogno di frasi lunghe, non hai bisogno di grammatica difficile, non hai bisogno di un vocabolario avanzato. Puoi iniziare a parlare con le semplici parole italiane che già conosci. Questo è uno dei modi migliori per acquisire sicurezza in italiano. Pensa a come le persone imparano una lingua quando sono piccole. Un bambino non inizia con parole difficili. Un bambino inizia con parole semplici come acqua, cibo, andare, venire, giocare, dormire. Le parole sono semplici, ma il bambino riesce comunque a comunicare. L'italiano funziona allo stesso modo. Se vuoi parlare italiano, non aspettare di conoscere migliaia di parole. Inizia con le parole che hai adesso, usale. Ripetile, dille in situazioni reali. Per questo la lezione di oggi si chiama Parlare italiano con parole semplici. In questa lezione ti mostrerò come parlare passo dopo passo usando un italiano semplice. Vedrai che puoi già dire molte cose utili, anche se sei ancora un principiante. Molti studenti dicono: non riesco a parlare italiano perché non conosco abbastanza parole. Ma questo non è completamente vero. Puoi iniziare a parlare con un vocabolario piccolo. Con poche centinaia di parole utili puoi presentarti, ordinare del cibo, parlare della tua giornata, incontrare persone, viaggiare e spiegare idee semplici. Non hai bisogno di un italiano perfetto per iniziare, hai bisogno di pratica, hai bisogno di coraggio. E hai bisogno di usare parole semplici ancora e ancora. In questo video praticheremo insieme. Useremo frasi corte, esempi facili e piccoli esercizi di conversazione. Ti guiderò come un insegnante e tu potrai ripetere dopo di me. Adesso iniziamo con una situazione molto semplice. Immagina di essere in un bar. Vuoi ordinare un espresso. Non hai bisogno di dire una frase lunga come «Vorrei ordinare un espresso caldo con latte e zucchero perché oggi sono molto stanco». Quella frase va bene, ma è troppo difficile per un principiante. Puoi dire qualcosa di semplice, un espresso per favore. Oppure, voglio un espresso. Questo basta. Il cameriere ti capisce. Ottieni quello che vuoi. E hai usato l'italiano con successo. Questo è il segreto. Le parole semplici possono fare un grande lavoro. Quando parli italiano
il tuo primo obiettivo non è sembrare perfetto, il tuo primo obiettivo è essere capito. Se le persone ti capiscono, stai già comunicando. Adesso facciamo pratica con una breve conversazione. Io dirò una frase e tu risponderai ad alta voce. Pronto? Io dico: ciao, come stai? Tu dici: sto bene, grazie. Io dico: come ti chiami? Tu dici: mi chiamo. E poi dici il tuo nome. Io dico: di dove sei? Tu dici: vengo da... e poi dici il tuo paese. Io dico: ti piace l'italiano? Tu dici: sì, mi piace l'italiano. Io dico: stai imparando l'italiano? Tu dici: sì, sto imparando l'italiano. Bene, vedi? Queste frasi non sono difficili, sono corte, sono chiare, sono utili e questa è vera pratica di conversazione. Non devi aspettare che il tuo italiano diventi perfetto. Puoi parlare oggi usando frasi semplici. Adesso voglio darti una piccola sfida. Dopo questo video mettiti davanti a uno specchio. Guardati e pronuncia 10 frasi semplici in italiano. Puoi dire frasi come: sono felice, sono stanco, mi piace la musica, voglio dell'acqua, ho un telefono, mi chiamo Isabella, vengo dall'Italia, vivo a Roma, parlo italiano, sto imparando l'italiano. Queste frasi sono piccole, ma sono potenti. Quando le dici ad alta voce, stai allenando la tua bocca, stai allenando il tuo cervello, stai insegnando a te stesso a pensare in italiano e questo è il modo migliore per migliorare rapidamente il tuo italiano. Adesso lascia che ti dica una cosa importante. Molti studenti di italiano si sentono timidi quando parlano. Pensano: e se dico qualcosa di sbagliato? E se la gente ride? E se il mio italiano suona male? Ma ascolta bene. La maggior parte delle persone non riderà di te. Molte persone ti rispetteranno. Perché? Perché stai cercando di parlare un'altra lingua. E questo non è facile. Ci vuole coraggio. Anche se la tua frase è piccola, anche se la tua grammatica non è perfetta, stai comunque facendo qualcosa di importante. Stai usando l'italiano, stai allenando la tua voce, stai diventando più forte. Quindi, per favore, non avere paura degli errori. Gli errori non sono il tuo problema più grande. Il silenzio è il tuo problema più grande. Se rimani in silenzio, niente cambia, ma se parli, anche con piccoli errori, il tuo italiano comincia a crescere. Lascia che ti racconti una piccola storia. Una volta
Avevo una studentessa di nome Isabella. Isabella studiava italiano ogni giorno, conosceva molte parole, capiva molte lezioni, ma quando provava a parlare si fermava sempre. Perché? Perché voleva che ogni frase fosse perfetta. Voleva la grammatica giusta, voleva la parola giusta, voleva sembrare avanzata, ma per questo motivo diventava nervosa, si fermava ancora e ancora. A volte non riusciva nemmeno a finire una frase semplice. Un giorno le dissi: Isabella, oggi non cercare di sembrare perfetta, parla solo con parole semplici. All'inizio non era sicura, poi ci provò. Disse: vado a lezione, mangio pranzo, incontro la mia amica. Era un italiano perfetto? No. Ma era chiaro? Sì. E questa era la cosa più importante. Dopo quel giorno, Isabella iniziò a parlare di più. Non aspettava più frasi perfette. Usava parole semplici. Parlava lentamente. Faceva errori, ma continuava. E dopo un po' di tempo qualcosa cambiò. La sua paura diventò più piccola, la sua voce diventò più forte, la sua sicurezza iniziò a crescere. Sorrideva di più in classe perché adesso non stava solo studiando l'italiano, stava usando l'italiano. Quindi ecco il mio consiglio per te: parla come Isabella. Usa parole semplici, usa frasi corte, non aspettare un italiano perfetto, inizia con l'italiano che conosci già, perché la pratica crea la fluidità. La perfezione no. Adesso prepariamoci per il prossimo passo. Nella prima parte abbiamo imparato che puoi iniziare a parlare italiano con parole semplici. Non hai bisogno di un grande vocabolario, non hai bisogno di una grammatica difficile, hai solo bisogno di coraggio, frasi semplici e pratica quotidiana. Ora, nella prossima parte, ti mostrerò un metodo molto utile. Imparerai come prendere una piccola parola e usarla in tante frasi diverse. Questo metodo ti aiuterà a parlare di più, pensare più velocemente e costruire idee più lunghe senza stress. Sei pronto? Continuiamo con la parte 2. In questa parte voglio mostrarti quanto può essere potente una parola semplice. Molti studenti pensano di aver bisogno di centinaia di nuove parole per parlare meglio. Ma a volte una sola parola semplice può aiutarti a creare tante frasi utili. Cominciamo con la parola andare. È una parola piccola, ma puoi usarla in molte situazioni quotidiane. Puoi dire: vado a scuola, vado al lavoro, vado al negozio, vado a casa, vado fuori, vado in autobus.
Guarda un po'. Con una sola piccola parola puoi parlare della tua giornata, della tua routine, dei tuoi viaggi e dei tuoi progetti. Questo è un modo intelligente di imparare. Invece di imparare tante parole casuali, prendi una parola semplice e praticala in molti modi. Adesso facciamo pratica insieme. Ripeti dopo di me. Vado a scuola. Bene, adesso di vado al lavoro. Eccellente. Adesso di vado a casa. Molto bene. Quando ripeti frasi come queste, la tua bocca si abitua all'italiano. Anche il tuo cervello impara a usare la parola rapidamente. È così che parlare diventa più facile. Adesso proviamo un'altra parola utile. La parola è piace. Questa parola ti aiuta a parlare dei tuoi sentimenti, dei tuoi hobby e della tua vita. Puoi dire: mi piace l'espresso, mi piace la musica, mi piace l'italiano, mi piacciono i film, mi piacciono i cani. Mi piace viaggiare. Vedi quanto è utile questa parola? Con una sola parola semplice puoi raccontare molte cose di te. E quando le persone sanno cosa ti piace, la conversazione diventa più facile. Adesso ho una piccola sfida per te. Pensa a 5 cose che ti piacciono. Dille ad alta voce. Per esempio, mi piacciono le mele. Mi piace il calcio. Mi piace la mia famiglia. Mi piace leggere. Mi piace imparare l'italiano. Adesso di le tue frasi. Non pensarle soltanto, dille con la tua voce. Anche se nessuno ti sta ascoltando, questa pratica è comunque potente. Non ti stai esercitando per gli altri, ti stai esercitando per te stesso. Ogni frase che dici rende il tuo italiano più forte. Adesso usiamo un'altra parola importante. La parola è voglio. Questa parola è molto utile perché ti aiuta a parlare dei tuoi bisogni e dei tuoi desideri. Puoi dire: voglio dell'acqua. Voglio del cibo, voglio un espresso, voglio un libro, voglio dormire, voglio andare a casa, voglio imparare l'italiano. Questa parola può aiutarti in molte situazioni reali. In un bar, in un negozio, a scuola, durante un viaggio o mentre parli con gli amici, puoi usare voglio ancora e ancora. Adesso facciamo una piccola conversazione usando queste parole semplici. Io dico: ciao, che cosa vuoi? Tu dici: voglio dell'acqua. Io dico: ti piace l'italiano? Tu dici: sì, mi piace l'italiano.
io dico: dove vai ogni mattina? Tu dici: vado a scuola. Molto bene. Guarda cosa abbiamo fatto. Abbiamo usato solo parole semplici: andare, piacere, volere. Ma abbiamo creato una vera conversazione. Questo è esattamente il modo in cui dovresti fare pratica. Prendi una parola semplice, usala molte volte, crea piccole frasi, dille ad alta voce e lentamente il tuo italiano diventerà più facile, più veloce e più naturale. Adesso pratichiamo un'altra situazione reale. Viaggiare. Immagina di essere in un posto nuovo. Non conosci molto bene la città. Vuoi chiedere aiuto a qualcuno. Molti studenti diventano nervosi in questa situazione. Pensano di aver bisogno di un italiano perfetto per chiedere indicazioni. Ma non hai bisogno di un italiano perfetto. Hai solo bisogno di un italiano chiaro. Puoi dire frasi semplici come: dove si trova la fermata dell'autobus? Dove si trova la stazione? Dove si trova l'hotel? Ho bisogno di un taxi. Voglio andare al mercato. Queste frasi sono corte, ma sono utili. Le persone possono capirti rapidamente. Adesso proviamo una piccola conversazione di viaggio. Tu dici: ciao, dov'è la stazione? La persona dice: è vicino al negozio. Tu dici: grazie. La persona dice: di niente. Questa è vera comunicazione. Non hai usato grammatica difficile, non hai usato parole complicate, ma hai chiesto aiuto, hai capito la risposta e hai continuato la tua giornata. Questo è il potere dell'italiano semplice. Quando viaggi, le parole semplici possono aiutarti molto. Possono aiutarti a trovare luoghi, comprare cibo, chiedere aiuto e sentirti più sicuro in una nuova città. Adesso parliamo di conoscere nuove persone. Questa è un'altra situazione molto importante. Forse sei in una classe, forse sei al lavoro, forse incontri qualcuno durante un viaggio. Vuoi presentarti ma ti senti timido. Non preoccuparti, hai bisogno solo di poche frasi semplici. Puoi dire: ciao, mi chiamo Isabella. Vengo dall'Italia. Vivo a Roma. Mi piace la musica. Sto imparando l'italiano. Questo basta per iniziare una conversazione amichevole. Non hai bisogno di raccontare tutta la tua vita. Hai solo bisogno di condividere piccole informazioni su di te, il tuo nome, il tuo paese, la tua città. Qualcosa che ti piace, qualcosa che stai imparando. Adesso pratichiamo un semplice dialogo di presentazione. Tu dici:
ciao, mi chiamo Isabella. Io dico, ciao Isabella, piacere di conoscerti. Di dove sei? Tu dici, vengo dall'Italia. Io dico, molto bene. Ti piace l'italiano? Tu dici, sì, mi piace l'italiano. Guarda questo. La conversazione è semplice, le frasi sono corte, ma stai parlando, ti stai presentando, stai creando una piccola connessione con un'altra persona. È così che cresce la fiducia in se stessi. Adesso voglio darti una piccola sfida. Scrivi 5 frasi semplici che puoi usare quando incontri qualcuno per la prima volta. Per esempio, mi chiamo, vengo da, vivo a, mi piace, sto imparando l'italiano. Adesso dille ad alta voce. Non leggerle soltanto in silenzio. Usa la tua voce, ripetile finché non ti sembrano facili. Queste 5 frasi possono diventare la tua presentazione di base in molte situazioni. Puoi usarle in classe, puoi usarle mentre viaggi, puoi usarle quando incontri nuovi amici. Più le ripeti, più sembreranno naturali. Adesso lascia che ti racconti una piccola storia. Una volta avevo uno studente di nome Luca. Luca voleva viaggiare, ma aveva paura di parlare italiano. Diceva sempre: insegnante, il mio italiano è troppo semplice, le persone non mi capiranno. Io gli dissi: Luca, un italiano semplice basta per iniziare, usa frasi corte, fai domande semplici, non aspettare un italiano perfetto. Più tardi, Luca viaggiò in una nuova città. All'inizio si sentiva nervoso, ma poi si ricordò della lezione. Chiese: dov'è la fermata dell'autobus? Disse: voglio un espresso. Disse: grazie. E le persone lo capivano. Non parlava perfettamente, ma comunicava. Quando tornò, sorrise e disse: ho usato parole semplici e hanno funzionato. Adesso mi sento più sicuro. Questo è il vero potere dell'italiano semplice. Le parole semplici non sono deboli. Le parole semplici sono utili. Le parole semplici ti aiutano a iniziare. Le parole semplici ti aiutano a parlare quando sei nervoso. Le parole semplici ti aiutano a muoverti nella vita reale. Quindi ricorda questa lezione, amico mio. Non hai bisogno di parole difficili per iniziare a parlare italiano. Non hai bisogno di frasi perfette. Hai bisogno di parole semplici, idee chiare e il coraggio di parlare. Quando usi un italiano semplice in situazioni reali, costruisci fiducia poco a poco. Diventi più coraggioso, diventi più veloce,
diventi più a tuo agio con la lingua. Parte 4. In questa parte voglio insegnarti qualcosa di molto potente. Voglio mostrarti come iniziare a pensare in italiano usando parole semplici. Questa abilità può cambiare il tuo modo di parlare. Molti studenti hanno lo stesso problema. Prima di parlare italiano, pensano prima nella loro lingua. Poi cercano di tradurre la frase in italiano, ma questo rende il parlare lento, perdi tempo, cerchi le parole, inizi a sentirti nervoso e a volte, anche quando conosci la risposta, rimani in silenzio. Per questo devi allenare la tua mente a usare direttamente l'italiano, ma non preoccuparti. Non hai bisogno di un italiano avanzato per questo, non hai bisogno di una grammatica difficile. Il modo migliore per iniziare è usare parole semplici e frasi corte. Quando i tuoi pensieri in italiano sono semplici, la tua mente si sente rilassata, non senti troppa pressione. Puoi pensare più velocemente, rispondere più velocemente e parlare con più sicurezza. Proviamo un piccolo esercizio. Ti darò un argomento semplice e tu creerai una frase facile in italiano nella tua mente. Se dico cibo, puoi dire mi piace il riso. Se dico scuola, puoi dire vado a scuola. Se dico casa, puoi dire sono a casa. Se dico famiglia, puoi dire amo la mia famiglia. Vedi? La frase non è difficile, è corta, è chiara e soprattutto non stai traducendo una frase lunga. Stai allenando la tua mente a creare direttamente l'italiano. È così che inizia la fluidità. Adesso proviamo un altro metodo semplice. Guardati intorno adesso. Che cosa puoi vedere? Forse vedi il tuo telefono. Di questo è il mio telefono. Forse vedi un tavolo. Di questo è un tavolo. Forse vedi una sedia. Di questa è una sedia. Forse vedi la tua borsa. Di questa è la mia borsa. Questa pratica sembra molto facile, ma è molto utile. Perché? Perché stai collegando l'italiano alla vita reale. L'italiano non è più solo nel tuo libro. L'italiano è nella tua stanza. L'italiano è intorno a te. L'italiano è collegato alle cose che vedi ogni giorno. Fai questo esercizio per 2 minuti ogni giorno. Guardati intorno e dai un nome alle cose in italiano semplice. Lentamente il tuo cervello si sentirà sempre più a suo agio con l'italiano. Adesso andiamo un passo oltre. Parla di ciò che stai facendo. Quando ti svegli,
puoi dire mi sveglio, mi alzo dal letto, bevo acqua, mi lavo i denti, mi lavo il viso, faccio colazione, esco. Queste sono frasi molto piccole, ma sono potenti. Non stai solo praticando il parlare, stai anche praticando il pensare. Stai insegnando alla tua mente a usare l'italiano durante i momenti normali della tua giornata. Questo è molto importante perché la vera fluidità non nasce solo dallo studio. La vera fluidità nasce dall'usare l'italiano ancora e ancora nella vita quotidiana. Adesso immaginiamo un'altra situazione. Stai camminando fuori, vedi persone, macchine, negozi e il cielo. Prova a creare frasi semplici nella tua mente. Puoi dire vedo una macchina, vedo una donna, vedo un negozio. Il negozio è aperto. Il cielo è blu. La strada è affollata. Sto camminando. Sto andando a casa. Semplice, vero? Ma se pratichi così spesso, succederà qualcosa di importante. Smetterai di dipendere troppo dalla tua lingua madre. La tua mente inizierà lentamente a pensare prima in italiano e quando la tua mente comincerà a pensare in italiano, il tuo modo di parlare diventerà più veloce e naturale. Adesso lascia che ti racconti una breve storia. Avevo uno studente di nome Carlos. Carlos conosceva molte parole italiane, ma traduceva sempre prima di parlare. Quando gli facevo una domanda, diventava silenzioso. Guardava in alto, pensava per molto tempo, poi cercava di rispondere. Il suo problema non era la conoscenza, il suo problema era la velocità. Stava facendo troppo lavoro nella sua mente. Così gli diedi un compito semplice. Gli dissi: ogni giorno descrivi le tue azioni in italiano. Usa solo parole semplici. Non creare frasi lunghe. All'inizio Carlos si sentiva strano, ma iniziò a praticare. La mattina diceva: mi sveglio, bevo acqua, faccio colazione. Al lavoro diceva: sono occupato, ho bisogno di tempo, sto lavorando. La sera diceva: sono stanco, vado a casa, voglio dormire. Faceva questo ogni giorno. Dopo alcune settimane venne in classe e sorrise. Disse: insegnante, adesso l'italiano arriva più velocemente, non traduco più così tanto. Quello fu un momento importante per lui. Non era perfetto, ma era più veloce, era più sicuro di sé e parlava in modo più naturale. Questo è il potere di pensare in italiano usando parole semplici.
Quindi, amico mio, voglio che anche tu provi questo metodo. Non aspettare che il tuo italiano sia perfetto. Non aspettare di conoscere una grammatica difficile. Inizia con ciò che vedi. Inizia con ciò che fai. Inizia con ciò che senti. Di cose semplici come sono stanco, mi sento felice, ho bisogno di acqua, voglio studiare, sto uscendo, mi piace questo, non capisco. Queste piccole frasi alleneranno la tua mente e poco a poco l'italiano diventerà parte del tuo modo normale di pensare. Parla ad alta voce quando puoi. Parla piano quando ne hai bisogno. Pensa in italiano quando cammini, mangi, lavori o sei seduto da solo. Ogni piccola frase conta. Ogni piccola pratica aiuta. Ogni giorno la tua mente diventa più forte. Quindi ricorda questa lezione. Se vuoi parlare italiano in modo naturale, devi smettere di tradurre ogni frase. Inizia a pensare in italiano usando parole semplici, usa frasi corte, usa la vita reale, usa la tua routine quotidiana e soprattutto continua ad andare avanti. Io sono qui per guidarti passo dopo passo. Continua a praticare. Continua a credere in te stesso, continua a parlare. Puoi imparare l'italiano, puoi parlare italiano e puoi migliorare più di quanto pensi. Grazie per essere rimasto con me fino alla fine. Questo è solo l'inizio del tuo viaggio nell'italiano. Adesso vai e usa una semplice frase italiana oggi, perché la tua storia in italiano inizia con una piccola frase. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.